Welcome to Test and Review. Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua per presentarvi un nuovo prodotto, un gruppo elettrogeno inverter della iVolt. L'iVolt mi ha inviato questo gruppo elettrogeno medio-alto, 3000 watt nominali, 3200 watt di picco. È un inverter con un'onda sinusoidale pura e soprattutto 50 Hz, la frequenza di 50 Hz, quella che viene utilizzata in Europa. Ma vorrei chiedervi innanzitutto di iscrivervi al mio canale, mettete un like se questo video vi sarà piaciuto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi caricamenti, ma soprattutto commentate. Se avete bisogno di qualche informazione in più su questo prodotto, volete farmi qualche domanda, non esitate, commentate sotto, io come posso vi risponderò, va bene? Ma io direi di presentarvi direttamente il prodotto. Via! Abbiamo girato il nostro gruppo elettrogeno perché bisogna fare una cosa molto importante, non è solo inserire la benzina e tirare la cordicella per mettere in moto questo gruppo, no, bisogna mettere l'olio, perché l'olio, il motore, non è né incluso nel pacchetto e soprattutto non è inserito, quindi viene senza nessun liquido. Pertanto ricordatevi, in descrizione vi metterò un olio abbastanza conveniente, acquistabile anche su Amazon, ma è l'olio specifico che consiglia anche l'iVolt, cioè va preso un olio adatto per motori a quattro tempi, tipo i decespugliatori o le macchinette taglierba, per dirne qualche elettrotensile diciamo di uso comune. Adesso vi faccio vedere come fare la manutenzione di questo iVolt. L'iVolt ci dà in dotazione sia questo cacciavite che la chiave per la candela, sempre perché se bisogna pulirla, sostituirla, ok? C'è uno sportelletto, questo, che serve solamente per il controllo della candela. Da qui si può appunto levare la candela senza smontare tutto il pannello principale. Io per praticità ho preso un cacciavite della Parkside, perché comunque innanzitutto ha degli inserti migliori al cacciavite che viene dato in dotazione, ma soprattutto ha questa T che è molto pratica per allentare appunto la vite. Io direi di allentare subito queste viti, di smontarle, così leviamo il pannello e possiamo effettuare la manutenzione, ok? Questa è la prima vite, dovete avere solo un po' di calma, quella la raccogliamo in secondo momento, e questa qui. Ricordate, non stringete troppo le viti, non serve tanta forza, non serve veramente a nulla. Leviamo il pannelletto, questo va smontato in questo modo, di lato, così pian piano. Ci stanno gli incastri, vedete come è fatto? Questi qua sono per il rumore, in modo che attenuano i decibel esterni. Questo, come vedete anche scritto qua sopra, è un Euro 5 Roche 2, naturalmente un 125 come vi ho detto prima. Da questa parte troviamo il filtro dell'aria che si smonta calando questa linguetta e si abbasserà lo sportello da questa parte, mentre qui troviamo appunto per la ricarica dell'olio. Questo va svitato in questo modo. Questo serve anche per il controllo dell'olio, per vedere se è a livello, ma comunque abbiamo una spia che comunque, se l'olio non è abbastanza a livello, non fa accendere o addirittura spenge la macchina, quindi abbiamo anche delle sicurezze. Compreso in dotazione abbiamo anche questo qui, che sarebbe il beccuccio che serve per riempire di olio il motore, che sono circa 0,06 litri dovrebbero essere, occhio e croce. Questo è l'olio, naturalmente facciamo così,
Allora ho stappato, appunto, ho levato il tappo, ho aperto il sigillo in alluminio, SAE 1030, ricordatevi, SAE 1030, poi ve lo metto in descrizione. Si fa in questo modo, pian piano. Non sprechiamo niente. Qua si avvicina qualche insetto perché sente odore di olio, ma in campagna capita anche questo. Allora, una volta che abbiamo riempito il serbatoio dell'olio, possiamo anche opla, un pochettino è fuoriuscito, è un po' troppo, ma direi di mettere subito il tappo. Ecco qua. Forse perché è leggermente in pendenza, quindi abbiamo questo piccolo problemino con l'olio, ma nulla di grave. E a questo punto naturalmente direi di rimettere tutto quanto il pannello, che va messo con determinati criteri, ci stanno delle linguette, non fate le cose alla carlona, ci stanno delle linguette per posizionarlo. Attenzione anche a queste superiori che vanno incastrate dentro, ed il pannello dopo vi farò vedere che è perfettamente chiuso. Rimettiamo le due viti senza stringerlo in modo esagerato. Direi poi di inserire la benzina, non miscela, benzina ragazzi, e iniziare a provare la macchina. Vedete com'è facile? Ci vuole soltanto inizialmente un po' di tempo per capire i vari incastri, ma è abbastanza intuitivo, non è niente di difficile, va bene? Ricordatevi questa sigla, ve la metterò anche sopra impressione, 3200 il picco, 3000 invece sono i nominali che comunque può erogare questo gruppo elettrogeno, ok? Questo invece è il pannello frontale dove ci sono le prese per l'accensione e le varie USB e attacchi appunto bipolare. Questo è il pannello di controllo e le varie spie, ma queste una volta acceso ve le spiegherò. Naturalmente c'è il tappo per appunto l'alimentazione a benzina, che ha tra l'altro una cosa molto interessante: se dovesse cadere la benzina al di fuori dal tappo c'è un canale di scolo in modo tale che la benzina non vada in posti dove potrebbe infiammarsi. Pertanto questa è una cosa importante. Una seconda cosa importante è che durante l'utilizzo questo tappo della benzina va girato, cioè on e off. Tante persone non capiscono perché non funziona, ma c'è proprio specifico sul tappo. Adesso ve lo faccio vedere. La scritta off e on generalmente viene sempre data con la scritta in off. Una volta messa la benzina, prima di attivarla bisogna girare in on. Questo è importante, non dimenticatelo, ok?
Allora, io per metterlo al moto ho provato da solo, ma su questa base così instabile, che può essere erba o breccia, non ci sono riuscito, perché comunque tirando la cordicella viene appresso anche tutto quanto il gruppo elettrogeno. A questo punto ho provato già da ieri a metterlo in moto con mio figlio sopra, in modo tale che questo bestione non si muove. Innanzitutto attivate la valvola in on, perché se no non prenderà aria, quindi non si metterà in moto assolutamente. Quindi fate questa operazione, non vi dimenticate. E adesso Nicolò, vieni qua, monta a Cavacecio e proviamo a metterlo in moto. Andiamo su start. Non vorrei che sia ingolfato, vai, monta sopra. Ci siamo riusciti subito, Da start siamo passati a run. Adesso lo passeremo su cavalletto, così nelle inquadrature saremo vicini e potrò fare tutte le operazioni senza dovermi chinare così, ok? Ho attaccato questo fono perché in questo modo potremo vedere gli assorbimenti nelle varie posizioni, nelle varie potenze. Sull'etichetta viene riportato che ha un assorbimento massimo tra 1700 e 2000 watt, ma lo vedremo adesso dal display quanto assorbirà veramente. Intanto qui viene segnato che sta erogando una corrente 235, 230, quella classica di casa. Io direi di mettere in posizione 1, ha aumentato il numero di giri. Qui dice che praticamente sta assorbendo 1,2 kW. Adesso sta assorbendo 1,7 kW e, se sentite, ha ulteriormente alzato il numero di giri. Abbiamo spento. Vorrei adesso inserire un altro prodotto, un seghetto alternativo. Allora, adesso adopereremo questo seghetto alternativo. È un vecchio seghetto alternativo, quindi dovrebbe assorbire molto. Qua non viene specificato l'assorbimento, ma solitamente sono sempre quei 500-600 watt, e lo uniremo in un secondo momento. Lo utilizzeremo insieme al phon per vedere proprio un picco un po' più alto, quanto risulta sul display. Ma andiamo a inserire la spina. Allora, adesso facciamoli funzionare contemporaneamente, ok? Mettiamo prima il primo livello, poi il secondo, e in seguito faremo funzionare anche il seghetto alternativo.
Ragazzi, vi ho fatto vedere tutto tranne la parte posteriore, dove qui ha lo scarico. Comunque io direi di spengerlo, perché quello che dovevamo provare l'abbiamo fatto, e quindi spengiamolo, ok? Mettiamo su stop. Ci riposiamo un po' le orecchie, ragazzi. Devo dire che comunque questo prodotto non è proprio silenziosissimo, cioè come avete visto supera gli 80 decibel quando i giri aumentano, l'assorbimento è maggiore, e per l'appunto vorrei fare anche delle considerazioni riguardo questo, ma facciamo un'inquadratura frontale, così vedere soltanto la parte posteriore è troppo riduttiva come cosa, no? È più carino. Cameraman, giriamo, dai. Allora ragazzi, che vi devo dire? Io sono rimasto veramente molto soddisfatto di questo prodotto. Come avete visto, ha retto a carichi importanti. Certo, portarlo a 3400 watt è impensabile, non ci ho nemmeno provato, però i carichi importanti li avete letti sul display mentre che utilizzavo sia il phon che il seghetto alternativo, pertanto è già un risultato questo qui. Per quanto riguarda invece i risultati registrati col fonometro, avete potuto ben vedere che superano nei giri più alti anche gli 80 dB. Comunque per quanto riguarda il numero di giri, avete visto che c'è un variare di numero di giri. Io purtroppo non ho l'oscilloscopio per registrare questa variazione e vedere se l'onda sinusoidale rimane pura o meno. Un mio amico, Cristian Giangrasso di Chris Garage, lui ha registrato sempre su un iVolt, ma quello da 1400 watt, quello un po' più piccolino, che diciamo è per uso più comune rispetto a questo. Christian, mettendo sotto carico il suo gruppo elettrogeno, ha notato che al variare dei numeri di giri l'onda sinusoidale da pura diventava sporca, quindi è preferibile in questo caso non installare prodotti tipo computer, tablet, perché comunque potrebbe causare dei danni. Io vi invito anche ad andare a vedere questo video di Christian, così potrete vedere le differenze tra questo iVolt e quello che ha testato lui, e naturalmente vi lascerò anche il link per l'acquisto di questo prodotto. Io vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale, mettere un like se questo video vi è piaciuto, attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi caricamenti, ma soprattutto, come ho detto all'inizio, commentate. Mi pare di aver detto tutto. Quindi ragazzi, io vi ringrazio di essere stati nuovamente con me e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti. Meno male che c'è la carriola. Questa sì che è una mano santa. 23 kg a portarsela a spasso così, una faticaccia. Poi con sto caldo, ragazzi. Allora, io direi questo là dentro, ok? Vai. Mamma, poi dice che fa ste recensioni, non è fatica, è fatica. Ciao a tutti ragazzi, buon proseguimento.